Noi non sappiamo come andrà stasera, anche perché qua c'è sempre tanto caos, tanta gente, musica alta e tanta confusione. Una vita facile. Sarebbe bella, certo, ma nessuno arriva dal nulla a regalarti la felicità. Bisogna essere attente. Non con tutti scatta la giusta energia. È in questo spazio che nasce la Milky della notte. Vorrei smettere di lottare ogni giorno, ma devo farlo io. Adesso. Così un giorno la mia famiglia potrà riposare. Hai mai pensato di smettere con il tuo lavoro? Smettere? Non ci ho mai pensato. Ho passato 15 anni dentro una barberia, ascoltando storie e problemi di chiunque si sia seduto su questa poltrona. È il momento di cambiare. Ora inizia un nuovo percorso. Questo è ciò che ho sempre voluto fare. Il mio nome è Daniele e sono pronto ad arrivare ai confini del mondo, perché attraverso i miei viaggi scopro le persone e attraverso le persone scopro me stesso. Questa è la mia strada. Questo è il Figaro Tour. Ogni viaggio ti mette davanti a delle scelte, alcune facili, altre ti cambiano per sempre. Oggi seguirò la vita di una persona che ha fatto delle scelte difficili, scelte che pochi capiscono, ma che per lei erano l'unica via possibile. Non giudico, non giustifico, osservo, ascolto, perché solo camminando accanto a qualcuno puoi davvero provare a capirlo. Abbiamo passato periodi davvero difficili, soldi pochi, spese tante, a volte non sapevo neanche come arrivare a fine mese. Poi, quando ha iniziato a lavorare e a mandare qualcosa a casa, la nostra situazione è cambiata. Ha sollevato la famiglia, ha alleggerito il peso che ci portavamo sulle spalle da anni e devo essere sincero, anche sua madre ha iniziato ad accettarla di più, perché vedeva che la sua figlia femmina, quella che non voleva, era quella che stava aiutando di più in realtà. Mi chiamo Milky. Vengo da Chiang Mai, nel nord della Thailandia, e lavoro qui da circa un anno. Qui posso essere davvero me stessa e ogni volta che inizio il turno mi sento felice. È come se questo posto mi accogliesse per quello che sono. Ho un appuntamento con Milky per pranzo, ma per arrivare da lei devo attraversare mezza città. Bangkok è enorme e più mi avvicino al suo quartiere, più cambia l'atmosfera. È una zona famosa per il nightlife, per le luci, la musica, il caos. Un posto che di giorno sembra addormentato, ma che di notte diventa un altro mondo. Ed è lì che vive Milky. Prima di arrivare qui facevo l'insegnante. Insegnavo ai ragazzi di un istituto professionale. Era un lavoro stabile, ma non sentivo che fosse il mio mondo. Lei, fin da piccola, è sempre stata una bambina adorabile, vivace, allegra, piena di luce. Anche quando in casa non avevamo quasi niente, era lei a portare il sorriso. Quando era piccola eravamo molto legati. Le piaceva correre, giocare, cantare. Io cercavo di esserci sempre, ad accompagnarla, a riprenderla, a farle sentire che almeno io ero al suo fianco, anche quando la vita era dura. All'inizio mia moglie non riusciva proprio ad accettarlo. Lei voleva un figlio maschio, non solo per tradizione, ma per necessità. Eravamo poveri e un figlio maschio, secondo lei, avrebbe portato più stabilità, più sicurezza. Quando nostra figlia ha iniziato a mostrare la sua vera identità, per lei è stato uno shock. Era davvero dura con lei, fredda, a volte anche ingiusta. Quando ha visto che sua madre era preoccupata e arrabbiata, ha cominciato a spegnersi. Si chiudeva in camera, non usciva, non cantava più. È stato il periodo più buio. Io ero distrutto a vederla così, ma non trovavo il coraggio di affrontare mia moglie. Quando finalmente ne ho parlato con mia moglie, le ho detto una cosa semplice. Nostra figlia non fa del male a nessuno, è solo se stessa, e questo deve bastare. Per me non importa se è figlio o figlia, importa che sia una brava persona, che non faccia del male a nessuno, che trovi la sua strada nel mondo, qualsiasi lavoro scelga,
finché è onesto e le permette di vivere dignitosamente, per me va benissimo. Il resto non conta. Sono bloccato nel traffico sotto una pioggia che sembra non voler finire. E mentre aspetto mi accorgo che sono teso. Non so se riuscirò davvero a parlare liberamente con Milky, né se lei riuscirà a farlo con me. Il suo mondo è delicato, pieno di sfumature che non conosco. Metterla a suo agio sarà la cosa più importante. Per capire davvero la sua storia, devo prima guadagnarmi la sua fiducia. Le mie giornate iniziano presto. Mi sveglio, faccio la doccia, mi preparo, trucco, capelli, il solito. Poi mangio qualcosa e raggiungo il bar. Lì comincio con le pulizie, preparo la cassa, controllo i prodotti, le luci, quello che manca. Mi assicuro che tutto sia pronto prima che la notte inizi. E poi vedo chi lavorerà con me quel giorno. Ho fatto di tutto. Ho cantato, ho servito ai tavoli, ho gestito clienti, sono stata persino manager in certi locali. Ma quello che mi rende davvero felice è cantare, perché è il mio modo di liberare quello che ho dentro. Non mi pesa parlare con i clienti. A volte, quando lavori tanto, hai bisogno di qualcuno con cui sfogarti. E se non c'è nessuno, ci si appoggia alle amiche. La prima volta che ti ho vista pensavo fossi la mamma del locale, la proprietaria. Quindi ti ho fatto il guai, il saluto thailandese. In tanti mi dicono che sembro la mamma. È successo più di un anno fa, giusto? Non ero sicura, quindi per rispetto ti ho fatto l'inchino, perché vi somigliate davvero tanto. Quindi sembro vecchia. Alla fine sei stata tu, Milky, a insegnarmi tutto. È per questo che sono più legata a te che a Cara. Tu mi hai davvero insegnato qualcosa. Io poi non conoscevo quasi nessuna, ero nuova. Per fortuna ho incontrato te e ho imparato da te per prima. Finalmente sono arrivato nel quartiere di Milky. Qui la città cambia completamente, locali ovunque, bar, club, coffee shop, un posto che vive soprattutto di notte. È una via piena di luci, di musica, di storie diverse che si intrecciano una sull'altra. L'appuntamento è proprio qui vicino, sulla stessa strada del club dove lavora. È il suo mondo e ora sto per entrarci anche io. Le regole erano troppo rigide. Io avevo bisogno di libertà, di respirare, di esprimermi. E poi lavorare con altre donne transgender come me mi fa sentire capita. Condividiamo la stessa identità, le stesse battaglie, gli stessi sogni. Dopo una lunga camminata attraverso il quartiere arrivo finalmente al punto d'incontro. Ci presentiamo e invito Milky a entrare nel ristorante. Voglio che questo pranzo sia sereno, che capisca che può fidarsi e parlare senza paura. All'inizio rompiamo il ghiaccio con qualche parola leggera e quando la vedo rilassarsi capisco che è pronta a raccontarsi. È il nostro primo incontro e spero che tutto vada bene. Ognuno è diverso. I più giovani reagiscono in un modo, gli adulti in un altro e gli anziani in un altro ancora. Bisogna essere attente. Non con tutti scatta la giusta energia. A volte capisci subito che non sei la persona adatta per quel cliente e allora lo dici con gentilezza. Mi dispiace, non posso occuparmi di te. Per me è importante capire se un cliente è adatto a me e se io posso farlo sentire bene. La conversazione deve scorrere, devono sentirsi a loro agio, perché così ci offrono da bere e così lavoriamo. Fa parte del nostro lavoro, però se un cliente vuole attenzioni e noi non riusciamo a creare un legame, si rompe tutto e quando si rompe, quel cliente non torna più. Il pranzo è andato bene, molto meglio di quanto immaginassi. Milky ha capito che può fidarsi di noi e l'atmosfera è diventata subito leggera, naturale. Appena finiamo di mangiare, ci invita a passare la serata con lei, dentro il bar dove lavora.
Mi spiega che la sua giornata segue sempre lo stesso ritmo, un po' di riposo dopo pranzo e poi tutta la lunga preparazione prima della notte. È il momento in cui si trasforma, in cui entra nella sua realtà e noi stiamo per vederla da vicino. อยู่เท่าไหร่อาจจะเป็นครั้งแรกที่นี่จริง Oggi sono felice di vederla com'è, indipendente, capace di guadagnare, capace di realizzare i sogni che da bambina non poteva permettersi. Come padre, io sono orgogliosissimo, molto. È vero che in Thailandia ci sono ancora limiti per le donne transgender, nelle carriere, nei ruoli di potere, nella politica, ma è molto meglio di prima. Il mondo si sta aprendo. Per il futuro sogno che abbia qualcosa di suo, un lavoro stabile, un'attività, qualcosa che la protegga. Il mondo corre veloce, troppo veloce. Io non voglio che debba soffrire ancora, perché lei merita rispetto e spero che un giorno non ci saranno più differenze. Lo spero tanto. La serata non è ancora iniziata, così rientriamo in hotel. Dobbiamo arrivare carichi. Stanotte resteremo con lei fino a tardi. Ora però ci dobbiamo preparare perché sarà una lunga notte. Ci sono momenti in cui serve coraggio, per uscire, per mostrarsi, per restare fedeli a se stessi anche quando il mondo ti guarda storto. E in quei momenti ogni gesto conta, ogni scelta, anche la più semplice. Quando viaggio porto sempre con me il trimmer pro, il detergente e l'idratante di Kinsey Gillette. Sono essenziali per sentirmi curato ovunque mi trovi, anche in quei posti dove sembra non esserci spazio per se stessi. Fidatevi di me, provateli, vi lascio il link in descrizione. E ora torniamo alla nostra storia. Siamo davanti al Why Not Bar, il locale dove lavora Milky. Loro lavorano di sera, però iniziano a prepararsi molto presto. Noi non sappiamo come andrà stasera, anche perché qua c'è sempre tanto caos, tanta gente, musica alta e tanta confusione. Quindi vedremo un po' quello che succederà. C'è un grande problema, una complessità, ovvero molti clienti non vogliono farsi riprendere sul volto. Quindi dobbiamo avere un modo un po' discreto, invisibile, ma soprattutto molto rispettoso. In questo momento tutte quante le ragazze si stanno preparando, si stanno truccando per la serata che qui parte molto tardi, e in questo locale che è solamente per Lady Boy, Milky è la manager, quindi gestisce il locale, gestisce le ragazze e gestisce anche un po' la serata. Ed è proprio tra queste quattro mura che Milky si prepara. Qui, prima che le luci si accendano e la musica inizi, lei costruisce il suo personaggio. Si sistema i capelli, il trucco, il vestito e si prepara a soddisfare desideri, fantasie, bisogni di chi, tra poco, riempirà il locale. È in questo spazio che nasce la Milky della notte. Fin da bambina ho sempre sentito di voler essere una donna. Non è stata una scelta, ma qualcosa che nasceva da dentro. Non mi sono mai sentita un ragazzo. Amavo i vestiti da bambina, la loro delicatezza. Le donne per me erano il posto dove mi sentivo al sicuro. Sono circa le 8 di sera e si può dire che sta per iniziare la serata in questa via che è famosa proprio per questo tipo di locali, e tra poco entreremo anche noi per conoscere un po' di più questo lato della vita di Milky e anche un po' quello che succede alle ragazze che lavorano in questo club. È iniziato alle elementari. In casa eravamo quasi tutte donne ed erano loro a crescermi. Io le osservavo e pensavo, io voglio essere come loro. Mia madre era il mio modello, anche se allora non riusciva a capirmi. Non ho mai saputo nasconderlo. Si vedeva da come camminavo, parlavo, respiravo. Poi ho iniziato a truccarmi da sola quando potevo. La mia famiglia vedeva, ma non diceva. C'era silenzio, imbarazzo, paura. All'inizio mi sosteneva poco. Gli ostacoli c'erano. E come? Ma col tempo hanno iniziato a capire, a piccoli passi. Pensavo che sarebbe stata mia madre a capirmi, perché era una donna. Invece no. È stato mio padre, quello da cui me lo aspettavo di meno, a sostenermi, ad accompagnarmi, a prendermi in braccio quando io
Avevo paura perfino di guardarmi allo specchio. Da bambina non capivo del tutto cosa mi stesse succedendo, ma nel mio quartiere c'erano altre donne transgender e io trascorrevo le giornate con loro e con le ragazze. Non mi sono mai sentita sbagliata. Mi sentivo semplicemente io. Mi chiedevo solo perché dovessi tenere i capelli corti, perché non potessi indossare i vestiti carini come le altre ragazze. Nel profondo sapevo chi ero e anche quando certe parole facevano male, io lasciavo correre. Volevo migliorarmi, crescere, diventare la donna che avevo in mente. Hai mai pensato di smettere con il tuo lavoro? Smettere? Non ci ho mai pensato. La serata comincia tranquilla. C'è chi prova a conquistare qualche cliente e chi invece aspetta, seduta al bancone, osservando gli uomini che iniziano a entrare uno dopo l'altro. Milky, da manager del locale, controlla tutto con discrezione. I tavoli, le ragazze, l'atmosfera. Per ora è tutto calmo, ma qui la notte cambia da un secondo all'altro. Il biliardo è l'attrazione principale del locale. Mentre al bancone iniziano le prime effusioni tra clienti e ragazze, chiedo a Milky di fare una partita. È il modo migliore per continuare a parlare con lei con calma, lontano dal rumore, e capire un po' di più la sua vita, senza pressarla. Una pausa normale, dentro una notte che normale non è affatto. Qual è il tuo desiderio più grande? Il mio desiderio più grande? Che la mia famiglia stia bene, che non debba più preoccuparsi. Io faccio quello che faccio, soprattutto per loro. Se la mia famiglia sogna qualcosa, io cerco di realizzarlo. Voglio che possano guardarmi e dire: ce l'abbiamo fatta, grazie a lei. Sono felice. Sì, è la prima volta che vivo lontana da casa. La prima volta che incontro una comunità così grande di donne come me. E mi sento fortunata perché ho trovato persone gentili. Questo mi conferma ciò che ho sempre pensato. Casa è la cosa più importante. Ovunque andiamo, alla fine torniamo lì. Poco dopo, la serata entra davvero nel vivo. Le ragazze tornano dalla sala trucco completamente cambiate. Il locale si trasforma insieme a loro, perché stasera c'è un motivo speciale per festeggiare. Il bar compie 30 anni. In pochi minuti compaiono festoni, palloncini, decorazioni ovunque. La musica sale e le luci si accendono. E nel giro di niente il bar è già pieno. Una vita facile. Sarebbe bella, certo. Ma nessuno arriva da nulla a regalarti la felicità. E io devo guadagnare. Lavoro al bar, intrattengo i clienti e sì, a volte vendo il mio corpo. Lo faccio per soldi, per sopravvivere, per mandare qualcosa a casa. Non lo romanticizzo, non lo nego. È la mia realtà. La parte difficile è vivere tra occhi che ti guardano e non ti vedono davvero. Sinceramente? Sì, è una questione di soldi. Vorrei una vita meno faticosa, vorrei smettere di lottare ogni giorno. Ma devo farlo io, adesso, così un giorno la mia famiglia potrà riposare. A casa ora va tutto bene. Ci sentiamo spesso, chiediamo se abbiamo mangiato, come stiamo. È poco, ma per me è tutto. È ciò che mi dà forza. Non posso scegliere come nascere, ma posso scegliere di non vergognarmi. Questa sono io e voglio vivere senza ferire chi amo. Non ho ancora un sogno preciso. Penso a oggi, non al domani. Ma vorrei mettere da parte abbastanza da aprire una piccola attività a casa. Qualcosa che mi permetta di tornare senza dover più scappare. Avremmo potuto raccontarvi questa notte come tante altre. Le luci dei bar, gli sguardi, la musica, gli uomini che entrano ed escono. Avremmo potuto mostrarvi ciò che accade nelle vie del sesso della Thailandia. Ma sarebbe stato un racconto vuoto, perché il corpo venduto è solo la superficie. La vera storia è nascosta sotto, nei sacrifici che nessuno vede, nelle maschere che ogni sera vengono indossate, nelle risate che durano il tempo di un drink. Milky ha scelto la via della libertà
ma per ottenerla ha pagato un prezzo altissimo. Ogni notte lavora per sostenere la sua famiglia e ogni mattina sogna di tornare da loro, di fermarsi finalmente in un posto che chiama casa. Questa è la realtà dei Kathoey in Thailandia, vite fragili e coraggiose che cercano amore, riconoscimento e soprattutto la possibilità di garantire un futuro migliore a chi amano più di tutto. Cosa vorresti dire a tua figlia? Milky, tu vali quanto chiunque altro. Non lasciare che nessuno ti faccia sentire meno. Qualunque strada sceglierai, ovunque andrai, tuo padre e tua madre saranno dietro di te, sempre. Non devi avere paura. Noi saremo lì a festeggiare ogni passo che farai. Ti ameremo sempre e ogni giorno speriamo di vederti crescere ancora. Papà, ti voglio bene. So che tra noi c'è distanza e che io faccio una vita che tu non immagineresti mai. Mi vergogno a dirtelo in faccia. Tutto quello che faccio, ogni notte, ogni scelta, ogni fatica, è per te. Perché un giorno tu possa dire, mia figlia ce l'ha fatta.